Ben rivisti sul mio canale ragazzi, in questa che è una delle playlist più amate perché riguarda proprio errori fotovoltaici, consigli fotovoltaici. Questa playlist è generata dalla competenza che ho acquisito negli anni, ma anche dai continui test che vengono fatti su questo canale. Ebbene ragazzi, oggi vedremo tante informazioni utili su quelle che sono le litio ferrofosfato, le nostre care celle, nonché alcuni strumenti che a volte anche involontariamente vengono usati in maniera non corretta. Ebbene ragazzi, il tempo di iscrivervi a questo canale e andiamo avanti con questo video. Buona visione. Il video di oggi risponderà a tante domande che mi fate sempre sul canale, a volte vengono ripetute anche perché i numerosi iscritti continui che arrivano su questo canale a volte non guardano tutti i video precedenti, quindi a volte c'è bisogno anche di ripetere delle cose fondamentali. Ebbene, questa è una domanda nuova che mi avete fatto e in particolare me l'hanno fatto due amici del canale che hanno danneggiato le celle per un errore che può essere involontario ma è significativo. Come sapete, su questo canale spiego sempre in maniera dettagliata che le nostre celle litio-ferrofosfato devono essere compresse. Quanto devono essere compresse? Ebbene, i produttori dicono deve essere compressa in una maniera abbastanza significativa. A secondo delle celle arriviamo a diversi chilogrammi di compressione che sono veramente tanti. Dal mio punto di vista questo è molto utile per mantenere le celle in una posizione chiusa, mentre loro quando arrivano alla massima carica cercano di dilatarsi. Ebbene, questa dilatazione e compressione continua, lasciando le celle libere, può provocare negli anni la rottura anche degli avvolgimenti interni, causando un cortocircuito. È una cosa che potrebbe non avvenire, ma potrebbe avvenire. È un po' l'argomento che su questo canale spesso trattiamo anche quando parliamo di regolatori di carica. Si bruciano se si sganciano le batterie? Sì, prima o poi, ma magari adesso no, per 5 volte no. Ebbene, dobbiamo sempre ragionare in maniera tecnica, non dobbiamo farci influenzare da quelli che sono dei test relativi. E su questo aspetto voglio trattare a breve un argomento molto importante sull'importanza della conoscenza applicata ai test. Ma andiamo avanti col concetto. Praticamente noi le celle le chiudiamo, le comprimiamo, le dobbiamo comprimere in modo da stringerle, ma non ovviamente schiacciarle, rovinarle. Quando abbiamo reso le celle adese in modo che non si possono più muovere all'interno delle nostre piastre, di qualsiasi tipologia voi scegliate, ebbene abbiamo fatto il nostro dovere. Le celle tenteranno di espandere ma non riusciranno. Quando si restringeranno avranno la loro posizione naturale e questo vieterà alle celle di diventare meno longeve, cioè di non durare tutto il tempo, le decine d'anni che dovrebbero durare. Ebbene, le piastre possono essere, dicevo, di qualsiasi tipologia. A volte sono queste grosse di alluminio che a me piacciono tantissimo e nel fai da te queste piastre da 8 o da 10, come in questo caso, millimetri, con i vari fori passanti dove facciamo passare ovviamente tutte le barre filettate, una davanti e tutte le batterie in due file, una dietro e abbiamo stretto, abbiamo posizionato le celle compresse nella posizione ideale. Questo ragazzi va fatto, poi chiaramente ognuno di voi può scegliere se sì o se no, ma queste sono le indicazioni che do su questo canale perché sono frutto di ricerche, di colloquio con i produttori, non con i rivenditori, attenzione, è una cosa molto diversa. Un'altra cosa importante è che la Mania avete visto che aveva
acquistato dei case e li aveva fatti fare un po' su misura con il loro logo eccetera, dove nella parte anteriore c'era la piastra con le viti di compressione, mentre dietro c'era la scocca del metallo. Quando mi hanno mandato il case per verificare la condizione generale di come era stato realizzato, dissi subito no, così non va bene. Anche dietro ci deve essere la piastra di compressione. Ecco che allora la Mani prontamente ha fatto introdurre queste piastre di ferro zincato da 2 mm, penso 2 o 3 mm, adesso occhio non riesco a capirlo, che sono toste, rigide, e queste contribuiscono a mantenere la cella nella sua forma naturale. Senza queste piastre la cella, quando va a espandersi, troverà la scocca del telaio e andrà a gonfiare nella parte interna. Se caricate le celle, se avete l'abitudine di caricare le celle molto, oltre i 55 volt, oltre i 54,4 e a volte anche meno, ebbene nel tempo la dilatazione della cella lascerà un'impronta che ovviamente è un segno di usura, è un segno di non linearità su quello che è il posizionamento delle celle. Questo è un aspetto che reputo fondamentale, che continuo a citare sul mio canale anche in risposta alle nuove domande dei nuovi iscritti. Ebbene, questi amici del canale mi scrivono: Gianni, io ho compresso le celle, dopodiché ho usato il pacco batterie, l'avevo caricato al massimo e a un certo punto ho detto adesso lo smonto perché mi devo trasferire. Bene, l'errore che è stato fatto, ed è per questo che ho fatto questa playlist per citarvi questi errori, qual è stato l'errore? È stato quello di smontare il pacco batterie compresso quando le celle erano cariche. Ebbene, abbiamo detto che vanno compresse proprio per evitare la dilatazione, ma se noi quando abbiamo un pacco batterie finito in serie, un bel 48 volt, 15 kWh, andiamo a smontarlo svitando tutti i bulloni delle barre che contengono il pacco batterie, svitandolo le celle vanno in dilatazione e ce le ritroviamo di 1, 2, 3 mm cada una dilatate. Ora, questi amici del canale hanno detto ho rovinato il pacco batterie, io ho detto no, nel senso che per ripristinare la posizione originale c'è stato un errore, quindi la dilatazione non va mai bene, però non è mortale, nel senso che le celle non hanno subito un danno permanente. Cosa è successo? Le posso ricomprimere? No! Perché lì facciamo un danno, lì creiamo un problema. Le celle dilatate non vanno mai ripristinate, compresse fino a schiacciarle. Ma cosa bisogna fare nel caso che abbiate fatto questo errore? Bisogna scaricarle, portarle a una tensione morbida, quindi intorno ai 3,2 volt, 3,15. Quando le abbiamo scaricate e loro si sono assestate, allora a quel punto riformiamo il pacco batterie ricomprimendo le celle e in quel momento lì, come questi amici del canale, capiamo che non va mai smontato quando sono cariche. Questo è un aspetto che ci tenevo, un aspetto nuovo che non avevo menzionato nei video precedenti ed è frutto anche di alcuni errori che hanno fatto alcuni di voi. Ecco perché la mia apprensione è sempre quella di evitarvi degli errori. Da qui nasce questa playlist. Sempre in relazione alle celle, molti di voi ancora mi chiedono, e sono soprattutto i nuovi, in che posizione possiamo posizionare le celle. Ebbene, io da sempre ho detto e vi confermo che l'unica posizione possibile per le litio-ferrofosfato prismatiche, cioè questa tipologia, che non sono le cilindriche, le classiche che vengono usate anche sulle auto di nuova generazione, perché stanno cominciando con le litio-ferrofosfato invece che solamente con le litio-polimeri o le Li-ion. Ebbene, questa tipologia di litio-ferrofosfato, ovvero le prismatiche, devono essere posizionate solamente in verticale. Questo chi lo dice? Lo dice Gianni? Lo dice Gianni perché Gianni ha l'abitudine di parlare con i produttori, ha l'abitudine di parlare con i laboratori, con le università, con le quali mi interfaccio e mi relaziono costantemente. Ora, cosa vuol dire relazionarsi costantemente? Significa che quando hai un'idea, quando hai un progetto,
chiami queste persone e poi loro a volte chiamano me perché siamo comunque in un contatto reciproco, anche fortunatamente motivo del mio inglese, con aziende straniere. Ebbene, io oggi non voglio fare nomi perché è vostro anche piacere andare a verificare personalmente. Le più grosse aziende, alcuni rivenditori europei che conosciamo benissimo nel nord Europa, e cinesi produttori, nonché la più grande azienda americana che produce batterie, ci siamo capiti, quelle gialle, ebbene tutte queste aziende dicono no, le celle vanno mantenute solo in questa posizione. All'interno non c'è l'acido solforico come le piombo, c'è un elettrolita blando. Se voi in una casa silenziosa le girate al contrario sentite gorgogliare. Ebbene, questa sostanza liquida, che è anche tra l'altro oggetto di segreti, ogni produttore ha le sue formule, ebbene questa deve rimanere a un livello tale per cui durante la carica e la scarica questa deve effettuare una lubrificazione. Non si possono appoggiare le celle, per farvi un esempio, così. Non si possono montare pacchi batterie così e non si possono montare pacchi batterie così. Questo lo dicono i produttori, i più grandi produttori al mondo. Quante telefonate, quante email, quante chat ho fatto prima di arrivare a una conclusione certa su questo. Chiaramente io non ho un laboratorio che può fare il test del perché deve restare così e fra 10 anni capiamo che era vero che doveva stare così. Cioè è ovvio, ma ci dobbiamo avvalere di coloro che le costruiscono, le progettano, le studiano e le più grandi aziende americane, europee del nord, perché in Italia non ci sono produttori di litio ferrofosfato, e i cinesi dicono tutti che devono restare solo e soltanto così. Fate le vostre ricerche, ragazzi, per verificare questa cosa. Ora, un aspetto importante, io ho chiesto anche ad alcuni rivenditori in Cina, ad alcuni, la stessa Mani interfacciata con me ha fatto le sue indagini perché lei è molto legata alla mia opinione, perché sa che su questo canale non scherzo, chiunque qua è di questi mi fido, non può sbagliare, perché se non mi fido più viene eliminato. Ora, alcuni rivenditori dicono no, puoi metterle così, noi le mettiamo anche così perché sono molto comode. Riusciamo a sviluppare spazi verticali, le ottimizziamo attaccate al muro, vogliamo imitare la wall box, quindi le vogliamo fare a parete. Allora capite che una risposta di questo tipo non mi soddisfa assolutamente, perché è un concetto di marketing, è un'ottimizzazione degli spazi, ma non è la salute della batteria. E quindi coloro che sono i produttori, lo ripeto per l'ultima volta in questo video, hanno sempre detto no, solo così, da test effettuati, poi loro hanno ovviamente strumenti anche dove vanno a vedere che cosa avviene dentro a queste celle. Ebbene, questa è la posizione. Ovvio, mi dispiace, perché se la posizione fosse stata un'altra, ad esempio gli amici che hanno i camper, i van, sotto i sedili 1, 2, 3, 4, è un'ottimizzazione. In un angolo verticale perché non c'ho spazi per mettere una batteria nella sua lunghezza, 16 celle, 8 più 8, sarebbe stato comodo. Ebbene, molti si fanno influenzare da questa comodità e quindi propongono dalla Cina direttamente batterie verticali, eccetera. La Mani ha fatto un box con le ruote nella zona verticale per il trasporto, ma poi hanno già fatto i fori sulla parte orizzontale per il corretto posizionamento. Ragazzi, questo ogni tanto dovrò ripetere perché io sul mio canale faccio un test delle domande, cioè se ci sono tantissime domande alle quali ho già risposto vuol dire che i video sono diventati un po' vecchi, allora ne rifaccio uno. Andiamo avanti perché voglio trattare tanti argomenti in questo video che penso e spero siano utili a tutti voi. Buona visione. Un'altra domanda, ragazzi, alla quale avevo già risposto e me le avete rifatta in molti, riguarda lo staccabatterie, ok? Qui ho portato questo che è piccolino, vedete? Questo ha i contatti posteriori di rame, vedete?
Ebbene, questo è piccolino, è efficace, ma ovviamente lo dobbiamo usare su un amperaggio appropriato. Non possiamo pensare di utilizzare uno stacca batterie come questo con i bulloni M6 per sganciare un impianto da 15 kWh con il bestione arancione, perché questo scalderebbe. Scaldando si ammorbidiscono i metalli, alla fine non fanno più connessione certa. Quindi l'importanza di uno stacca batterie tosto, che abbia realmente gli ampere che dichiara. E a tal proposito facciamo una differenza. Questo è il classico di cui ci sono i link sul canale, che va bene, sul bestione arancione va bene, tanti lo usano e va benissimo, altri a volte fanno vedere delle foto con questo dove si è fuso dietro, si è squagliato, non fa più, non balla perché oramai i metalli dentro si sono ammorbiditi. Ebbene, quando succede questo, ragazzi? Quando noi sovradimensioniamo l'impianto, abbiamo tantissimi pannelli in ingresso, abbiamo il bestione arancione utilizzato sempre a 5 kW e mezzo e soprattutto quando noi stacchiamo sotto carico. Quando abbiamo attaccato un caricabatterie così e stia passando 2-3 kW, non possiamo assolutamente sganciare perché la scintillazione interna crea uno strato di ossido carbonioso che dopo 1, 2, 3, 4 volte ha ridotto la capacità conduttiva del rame. Ora guardate questo, lo stesso ve lo metto qui, adesso prendiamo questo modello che è un Victron originale, ragazzi. Ora, questo viene venduto per 500 ampere, ma non sono reali. Ho sempre detto che attenzione a quelli che sono gli ampere dei fusibili, degli staccabatterie, non sono reali. 500 ampere su una 48 volt sono quasi 25 kW, non li regge. Ma questo, che è un Victron, viene dichiarato dalla Victron, che è un'azienda molto seria, per 275 ampere. Allora, lo apriamo e 275 ampere Victron, ve lo faccio vedere, è un prodotto che quando lo maneggiate sentite non troppa forza, ma che tipo di connessioni ci sono dentro. Ora io ne ho già aperti altri per dire che questo è buono. Vi faccio vedere la differenza tra i due. Vedete? Questo è il Victron, questo è il non Victron. Ebbene, stanno usando un M10 inox con i contatti interni, sicuramente è più buono questo, ma la questione è un'altra. Questo Victron è 275 ampere reali, dichiarato dalla Victron, mi fido. Significa che 275 per 50 volt circa della nostra tensione delle batterie nostre, cioè siamo a quasi 15 kW di potenza. Ora, se questo non fosse reale, se non fosse il 500 che dichiarano e non lo è, facciamo 200? Se 200 sono comunque 10 kW, ecco che allora il nostro staccabatterie, qualsiasi esso sia, spesso non si rovina perché è un giocattolo non compratelo, eccetera. No, ma perché c'è un uso non corretto. Quanti di voi stanno usando questo cinese da 15 euro? Attenzione, la cosa bella di questo è che costa 12-15 euro. Questo costa, andatevelo a vedere, 40 euro, 50 euro a seconda di dove lo comprate. Quindi il prezzo ha la sua incidenza. Se noi abbiamo un Victron come quello che monterò adesso, il 15.000 volt-ampere, il 15 kV-ampere, e non possiamo usare nessuno di questi due. Vedremo poi cosa userò. Ma se abbiamo il nostro bestione arancione, lo usiamo correttamente, abbiamo fatto dei cavi grossi da 50 mm quadri o 70 se vogliamo, abbiamo messo dei terminali grossi, li abbiamo crimpati bene, abbiamo stretto i dadi, abbiamo lucidato il rame, cioè abbiamo fatto un lavoro fatto bene e lo usiamo bene, come si deve usare un inverter al 70-80% massimo, in continua 60-70, 50%, questo, come lo possono testimoniare i tanti amici del canale che hanno il mega impianto piuttosto che il classico 48 volt 6 kW rappresentato su questa playlist, su questo canale attraverso la playlist specifica,
lo stanno usando. Io stesso ho avuto questo impianto 48 volt 6 kW montato 2 anni con questo, vi ricordate? Ebbene, questo è un fattore importante, mai sganciare sotto carico e fare connessioni certe. Chiaramente ci sono degli staccabatterie superiori, rispetto a questo 12-15 euro c'è già questo, per cui i contatti sono di un altro livello, magari argentati, no? E poi ci sono anche staccabatterie più importanti, ci sono quelli magnetotermici che girano in internet, che anche lì, quando ne ho aperto uno, ho visto che i punti di contatto non sono 2 pollici così, sono il classico pallino di rame argentato forse. Quindi la valutazione è sempre su cosa compriamo, quanto lo paghiamo e come lo usiamo. Ecco, questa è una sintesi chiara. Andiamo avanti con le altre domande. Voglio parlarvi adesso di una leggerezza che può costarvi cara, ovvero quando avete preparato una batteria, avete l'impianto pronto, dovete attaccare l'inverter e il regolatore di carica che, come tutti gli strumenti elettronici di questa potenza, hanno all'interno dei condensatori grossi. Ebbene, l'ho detto tante volte e lo voglio ripetere qui, dovete usare per forza dei resistori, delle resistenze che siano anche questa più piccola, non proprio questa più grossa, e queste servono proprio a far passare la corrente che carica i condensatori lentamente, vedete delle scintilline per 2-3, fate 5 secondi e avete caricato le Pever, avete caricato il bestione arancione, non fate col cavo diretto sbam, quella sta scintilla che è dannosa per gli occhi, quindi mettete sempre gli occhiali innanzitutto, perché ci sono scheggette di metallo incandescente quando fa quella botta di assorbimento. Questi sono i condensatori che assorbono in maniera esagerata. Bene, quando lo fate con questo non sentite niente, poi subito dopo, prima che si scarichino, perché le Pever soprattutto hanno una scarica molto veloce, subito pam, appoggiate il vostro terminale e avvitate. Ebbene, è successo, un amico del canale mi ha mandato un messaggio: Gianni, non mi funziona più le Pever. Certo, perché con queste botte sui condensatori si può avere un riflesso poi sull'utilizzo. Ebbene sì, quando si prendono queste scosse, che sono i condensatori che assorbono in maniera esagerata, si possono rovinare, che siano gli Easun, che siano gli Epever, che siano quelli che volete voi. Quindi mi raccomando ragazzi, compratene uno di questi, costa poco, li vendono anche ci sono tutti i link ovviamente di queste cose sotto il video specifico, ogni video che faccio ha i suoi link. E questi costano poco ed è un prodotto che usate una volta ogni tanto quando dovete connettere, anche se poi vi prende la passione, fate un impiantino per la macchina e avete un inverter, lo dovete connettere, anche lì non facciamo sbam, facciamo zzz e abbiamo connesso, un prodotto utile insomma da tenere nel nostro laboratorio. Voglio parlarvi adesso dei fusibili. Allora, l'avete visto anche su questo canale, abbiamo iniziato con la 12 volt, poi la 48, adesso c'è una ripresa sulla 24 perché tanti di voi me l'hanno chiesto, le potenze salgono, il bestione arancione, adesso c'è il mega impianto, c'è il Victron che 15 kVA che sarà un impianto veramente tutto un po' particolare. Ebbene, man mano che saliamo di potenza i fusibili devono salire. I fusibili della linea, cioè dei cavi primari di batteria positivo e negativo, non devono proteggere gli apparecchi specifici, perché questi hanno già il loro fusibile, e devono proteggere la linea, ovvero il cavo che trasporta la corrente da un cortocircuito. Ora, fino ad oggi col bestione arancione ci siamo arrangiati a basso costo con gli ANL, cioè questi classici fusibili che conoscete benissimo all'interno della loro scatolina che li contiene. Ebbene, questi vanno bene. Alcuni di voi mi dicono: Gianni, però io consumo tanto, adesso questi cominciano a scaldare, quindi è una resistenza che crea una caduta di tensione, che fa perdere un po' di energia, eccetera. Allora alcuni di voi hanno optato per metterne due, quindi un bel 300-300 fa 600 o 1000 ampere addirittura. Ebbene, a fronte di un cortocircuito questo salterebbe all'istante, quindi deve essere bello sovradimensionato rispetto all'assorbimento, e c'è un suo calcolo da fare. Però 500 ampere sull'impianto 48 volt 6 kW col bestione arancione è giusto, se non usiamo il bestione sempre a 3, 4, 5 kW.
Ok ragazzi? Ora adesso vi faccio vedere una foto perché ho ordinato questi fusibili che saranno quelli che utilizzerò nella fascia superiore, cioè non possono più andare bene gli ANL che sono 1 millimetro con l'impianto Victron, dovremo usare i fusibili di tipologia diversa, devono essere rapidi, devono avere le loro caratteristiche. Quello che ho selezionato ragazzi, e ve lo faccio vedere adesso qua nella foto, è un fusibile di classe T. Guardate le piastre di connessione con i fori, guardate la potenza di questo fusibile, pesa, è grosso, lo vedrete poi adesso appena mi arriva, farò un video specifico su questi classe T. Ebbene, questo costa 80 euro ad oggi ragazzi. Questo sarà il fusibile primario che sarà montato sulla nuova playlist della Victron. Con questo abbiamo una certezza di non dissipazione e una prontezza in caso di intervento. Chiaramente ragazzi, ve lo dico già da subito, quando andrò a montarlo, prima monterò gli altri, vediamo se funziona tutto, perché non vorrei fare un errore e bruciare 80 euro di fusibile. Quindi anche questo ve lo dico perché quando andiamo avanti dobbiamo avere l'inerzia comportamentale, cioè prevedere quello che avviene affinché non bruciamo gli elementi che stiamo andando a montare. Quindi questo fusibile che avete visto nell'immagine è un classe T, costa, di marca, ed è quello che deve essere per forza posizionato se avete in mente di fare un impianto come quello che svilupperò con la Victron, dove andremo a caricare anche l'auto elettrica, avremo tanta potenza e con le 4 batterie della Mani per un totale di 60 kWh di energia. Quanti pannelli? 20 kW di pannelli. Andiamo avanti ragazzi, spero che questo video vi stia appassionando come tutti quelli di questa serie, perché c'è tanta voglia di trasmettere conoscenze e voi ragazzi poi ve l'ho già detto anche nell'ultimo video, siete veramente i follower o gli amici del canale che tutti vorrebbero. Grazie ancora. Voglio chiudere questo video ragazzi con un po' di cultura e voglio farvi una domanda. È più importante secondo voi la teoria o il test? Ebbene, questa è una domanda strana perché già alcuni di voi stanno, no, vabbè, il test vai a verificare, cioè, ma la teoria però è la teoria. Allora ragazzi, è più importante la teoria, anche se è poi avvalorata dai test. Ma voglio farvi capire bene questo concetto perché lo reputo fondamentale nell'accrescimento della vostra cultura generale o specifica man mano che state andando avanti con gli impianti. Se io dico P uguale V per I, questa è teoria. Poi faccio un test, vediamo. P è la potenza, cioè i watt. V sono i volt, la tensione, e I sono gli ampere. Ora, se noi abbiamo un pannello fotovoltaico che è 30 volt ed è 5 ampere, quindi abbiamo il V 30 volt, I 5 ampere, è vero che 30 per 5 fa 150? Sì, ebbene, la P è 150. Quindi la teoria ha vinto. Perché? Perché abbiamo un pannello da 150 watt che è realmente 30 volt per 5 ampere. Ora, quando noi esponiamo questo pannello al sole, non produce 150 watt. Vediamo che ne produce 100. Allora, ecco che attraverso il test non ho smantellato la teoria è sempre quella, è giusta, ma il test fa vedere dei valori aggiuntivi, dei valori che si toccano con mano, ad esempio l'inclinazione non era quella perfetta, ad esempio il sole che è un po' appannato da un velo di nuvole quasi impercettibili, riduce la potenza. Le connessioni, ho usato dei fili sottili. Allora, questi test sono la cultura pratica con la quale, mettendoci mano, andiamo a capire gli errori che potremmo fare. Ma sulla base di cosa, ragazzi? Sulla teoria. Se non avessimo la teoria, a noi ci basterebbe qualsiasi produzione. Quanto fa sto pannello? 120? Ah, ok, grazie. No, perché attraverso quello che abbiamo letto sull'etichetta, quello ci deve dare 150 watt. Se non ce li dà, cioè la teoria ha sempre ragione, se non ce li dà è perché c'è qualcosa che non va e lì subentrano i test. Loro, i produttori, l'hanno messo sotto luce alla perfezione. Il sole irraggia 1000 watt al metro quadro sulla Terra.
Quanti ne preleviamo noi? Questa percentuale. Loro hanno simulato il Sole in un ambiente STC dove c'è la perfezione della temperatura, eccetera, e esce 150 watt. A noi non uscirà mai 150 watt. Ma se abbiamo la neve intorno, le nuvole bianche dove sommiamo potenza, allora ecco che la teoria ancora ci dà ragione. Se facciamo VOC per ISC andiamo anche a compensare questa sovrapproduzione per evitare di bruciare il regolatore di carica. Ora, questo discorso, che penso e spero che non sia complesso, serve a capire anche un errore gravissimo che potremmo fare, pericoloso, che io ancora vedo su YouTube e veramente mi viene il magone, si dice da noi. Qual è l'errore? Io ho fatto un test, ho messo le litio ferrofosfato in parallelo con le piombo, funziona tutto, quindi uso quelle come riserva energetica di potenza che a fronte di carenza delle piombo riesce a compensare. Questo è il test funziona. Perché? Perché ho usato una barra equipotenziale, quindi un'equitensione, e se portiamo la stessa tensione litio ferrofosfato con le piombo funzionano perché non c'è passaggio di corrente. Quando una comincia a essere assorbita da un carico, l'altra compensa e viaggiano sempre nell'equitensione. Quindi ragazzi vi chiedo questo, allora il test è più importante della teoria che dice che è vietato nella maniera più assoluta, scusate l'enfasi, mettere in parallelo litio ferrofosfato con le piombo? No, ha ragione la teoria, perché vi faccio un altro test. Io prendo 4 celle di queste, abbiamo fatto la 12 volt, chiamiamola così, dopodiché in equitensione metto 6 celle al piombo, singole, e ho fatto sempre la 12 volt. Cerco una tensione identica, le metto in parallelo, dopo qualche scintilla, magari fatte passate con grossi resistori, le ho messe in parallelo. Perfetto. Allora la teoria mi dice che non si può, ma il test mi dice di sì. Bene, a questo punto cosa succede? Ipotizziamo che si bruci una di quelle celle, un 2 volt, una cella al piombo. Può succedere perché le celle al piombo, quante volte la vostra macchina non parte più perché si è bruciata una cella della batteria. Andate a misurare, non avete più 12 volt, ne avete 10 perché una è partita. Ebbene, se succede questo, qui subentra la teoria. Queste 4 non dicono ti sei bruciato e fa niente, no, cercano di compensare all'istante la caduta di tensione di questa cella. E come la compensano? Erogando in maniera precipitosa, cioè alla massima potenza, tutta l'energia di queste all'interno di queste 6 che sono diventate 5. La quinta, che è in corto, inizierà a bollire. Quando è finito l'acido inizierà a scaldare, a fondersi. Bruciamo il camper, bruciamo la barca, bruciamo ciò che c'è vicino alle batterie anche se fossero in casa. Ecco perché la teoria vince sempre, poi i test servono a capire se ho fatto un errore sui materiali, sui prodotti, sulle connessioni, un'ottimizzazione, se ho sbagliato l'inclinazione, perché i progetti si fanno tutti sulla carta. Si lavora quando si progetta un impianto, una scheda elettronica, come combiniamo MOSFET e quant'altro, sempre sulla carta, sempre sulla teoria. Poi, nella pratica e nei test, andiamo ad avvalorare la teoria. Ragazzi, questo era il video di oggi. Spero sia stato interessante, spero sia stato culturale a tutti i livelli, sia che siate ingegneri, periti, elettronici o principianti. Attraverso queste playlist anche si acquisisce una conoscenza che porta alla sicurezza. E ragazzi, è finito, spero di essere stato utile, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo come al solito al prossimo video. Buona serata.